In the season of the construct, you learn of a wondrous place beneath the sands of Kyrgyzstan, filled with untold treasure. Nearly all who seek this treasure never return. Those that do return are haunted, come se ci siamo? worse yet, possessed. Oh You sì. seek out this place to put an end to whatever is lurking there. Following a lead, you discover a sprawling network of underground vaults. It houses the Loom, a priceless apparatus built long ago by the brilliant mages Zoltan Kulle and Ayujan of Chaldeum to shape the elements and build tools to serve humanity. While exploring the network, you rescue Ayujan, only to discover that the demon Malphus has taken over the Loom to create its own private hell. Malphus is a servant of Diablo. He is unlike other demons we've encountered in Diablo IV. He's shapeless, manipulates others, takes on forms other than his own. He has possessed one of Zoltan Kulle's prized constructs. And you must work with Ayujan to explore the vaults, gain access to the Loom, and defeat Si parla di Malphus. Ayujan qui. This season introduces constructs. These elementally powered monsters were originally created by Ayujan and Zoltan to protect and maintain the Loom. Unfortunately, Malphus has taken control of them and twisted them to his liking. They're powered by various different elements, giving them different abilities and strengths and weaknesses. You'll also find them, of course, in the vaults themselves, protecting the many treasures within. As players engage with the storyline of the season, Abbiamo iniziato? they're going to come across a broken Niente male. version of the Seneschal during the quest line. Benvenuti a Seneschal tutti. is a special construct Atalanta, to Arviandanti command the other Oscuri. constructs based on Ci siamo? Ayujan's and Zoltan's direction. Ayujan of Chaldeum repairs the Seneschal to follow your orders. Il nostro companion meccanico stagionale. Un ragnetto meccanico che ci accompagnerà nella nostra avventura nella stagione 3. È orribile. Può fare support dealing damage. Ok, ci sono delle magical stones che lo potenziano. Un classico. Classico content che ci hanno abituato a vedere nelle stagioni precedenti. C'è un oggetto, c'è una meccanica, questa meccanica va potenziata con determinate cose che droppi in gioco. You're going to find abilities that are going to deal damage to packs of monsters, to single monsters, and also abilities that are just focused on buffing the power of the player themselves, so that players have different options as they're progressing through the season. One cool ability is auto defense. Auto defense summons a magical barrier around your construct. Può fare anche autodifense che casterà una magical barrier intorno a noi, che è delimitata da questo cerchio arcano, cerchio evanescente. Diciamo che dal punto di vista degli effetti siamo molto indietro qui, Ci sono i vaults, sono dei dungeon stagionali. Si possono trovare in varie zone di Sanctuary queste vault. Una volta che entri dentro c'è sta un dungeon da completare. Ci sono nuove trappole all'interno di queste vault. You know, whether it is spinning pillars shooting out flames or other traps, players need to stay on their toes while they're progressing through these vaults in order to stay alive. Giusto per rendere la cosa ancora più complicata. Players must avoid traps while fighting waves of enemies and a powerful elite. If you survive that, the traps will turn off and the treasure room is revealed. If you get hit by a trap, you lose one stack of Zoltan's warding. Zoltan's warding is a special buff players can get by interacting. C'è il Zoltan Warning, che è un buff che tu prendi all'interno di queste vault. E ogni volta che viene preso da una trappola, questo buff viene diminuito di un punto. Mi pare di aver capito che a tot buff che hai, tot chest possono essere aperti. This season introduces our first stationary boss in Diablo IV. This is going to be a fight against this massive protective golem meant to watch over the vaults. The Malphus, once again, has Ok, in questa season c'è un nuovo boss che è quello che stiamo vedendo qui, che è tipo un boss che rimane fermo ma che ti lancia un botto di roba nel contempo. Mi fa abbastanza vomitare, devo essere sincero. Posso dirlo? Che fa vomitare?
The Gauntlet is a new, fixed-seed, non-linear dungeon, where players have a fixed amount of time to achieve high scores by proving their might. Any player who unlocks World Tier 4, Torment Mode, can compete in the Gauntlet. The Gauntlet starts several weeks into the season. E poi arriva il Gauntlet, che chiunque sia arrivato a Tier 4 può accedervi. Da quello che abbiamo capito sono dei dungeon dove tu ti verrai messo alla prova per competere nelle classifiche. This makes it a fair competition. Additionally, monsters within the Gauntlet start at level 100. This is meant to test your fully leveled up. Ok, i mostri dentro il Gauntlet partono direttamente dal livello 100. Players can try different classes and strategies for achieving high scores. Leaderboards are a place for top players to compete with one another in the Gauntlet. These were set each Qualità week de in merda new sta Gauntlet stream, oh. tiers. Ma che è successo? When a new Gauntlet appears, Ok, there are so meglio, many boards for each class, as well as partner Ok, se sarai boards that vary forte in function. abbastanza, competerai con gli altri per essere il migliore di tutti. But some players may not be ready for that type of play, so we've created goals for them as well. Each leaderboard has a ladder that you climb to reach it. Each rung of the ladder awards a seal that you can show off. And when you earn the seal of the worthy, you'll be Ok, ready for rancando la leaderboard ladder competition. riceverai Can't wait to see you delle in Sanctuary. cose. Sbloccherai. Easy as that. Una cosa super semplice. Farma, riceverai questo. Hello, Diablo Eccoli, va. community. Welcome to another Diablo Buonasera. 4 developer Ciao, update live Fabietto. stream. My name is Adam Fletcher. I am the community lead for the Diablo franchise, and of course, I'm Abbiamo joined by Adam some special guests Fletcher, here today. Daniel Tanguay Dan e Madeleine Tanguay. James. You guys wanna introduce Ovviamente fanno vedere una Sure thing. donna. I'm Dan Tanguay. I am the lead designer for season. Attenzione, 3, vediamo season of Tira e il Construct. diavolo dietro di lui, And I'm Madeleine James, I'm one of our quest designers on Diablo 4. And what you guys probably don't realize is Madeleine è un game designer. if you watch these streams, Invece Daniel often you'll è il designer definitely delle realize we're in a completely different delle set season. today. Il We're lead actually live designer. in Albany, New York, Cioè proprio il at Albany, capoccione and we're doing the che ci sta dietro le ladder. And so now So, we have two le different season, sets. We have non le one in ladder. Irvine and one in Albany, and we actually have another guest that will be joining us today. Lui è semplicemente He's a uno very che tiene- familiar face to all our live streams. That's Mr. Adam Jackson. tiene in alto He's la live conference. from the Irvine Eccolo là, studio. Adam Hi, Jackson. Adam. Good to see you, and we'll be talking to Designer you di una today. We'll be delle talking classi. about, balance Ci spiegherà and, quale so we'll fix be ci saranno joining, stati Adam here all'interno shortly. di But we have Blizzard a e lot quali to talk rilasceranno about, a lot in with Season 3. 3. We announced it earlier this week with Season of the Construct. We've seen a lot of cool feedback and great feedback from players related to the trailer and everything that released out. Grandi feedback earlier dai this week. player. But we did want to talk a little bit. Il mio before we feedback jump è che into fate Season 3 schifo. and those items, we do want to talk a little bit about, the new Ecco qual è il mio year, and feedback. obviously going through the holiday and Season 2, where we had Season of the Blood, Il feedback mio è che with fate players that cacare could jump proprio. in, of course, fight Lord Zir, jump into different blood harvests and everything. And what was awesome to see, Non mi ha with messo Season nessuna of Blood, vibe for addosso Season la 1 is roba che ho that we visto nel ended up trailer. getting really great Nessuna. feedback from players about how they Nessuna. enjoyed, Neanche nessuna some of the meccanica aspects with it. mi ha And, messo quel vibe. just Niente. hearing that feedback Proprio has helped zero. us a whole lot in terms of how we're going to build out Diablo 4, especially in future seasons. And one big thing that we introduced was the boss ladder, with of course Uberduriel being part of it. Yep. And it was a good opportunity. Qua sta dicendo for la cosa players figa to che delle kind of, nostre target season è che ci aggiungiamo i unique, boss which di is really great. fine season. And we got to see a lot of players Di endgame actually season, attend no? the Come Unity per season. quello And I che will abbiamo say, giocato we adesso è plan on having Duriel. the boss ladder again for season Ok, 3. in Season 3 ci sarà di nuovo una nuova minaccia a darci fastidio per droppare un loop inutile. Un loot inutile. Che non puoi dare a nessuno, te lo tieni solo te. Cazzo grossismo al massimo livello. And this feedback is really important because we are planning on additional endgame activities in the future. I will say that Avatar Azir will not be present in Season 3, but Poi ci based on the danno- feedback we ended up hearing from players, Sto we'll have ragnetto more news meccanico to che non si può share in the vedere future proprio. about, maybe Non next si può vedere iterations or per growth ragnetto from what we've meccanico. learned with that Ciao, endgame Cappe. feature with Avatar Azir. Mua. So, thanks again to Ciao, the Cappe, ciao, community for Fabio. all the Mua, great mua, feedback mua. with that. And then we have Midwinter Blight, which was our first event, our first holiday event in Diablo 4.
Sì, stanno dicendo c'è stato l'evento di Natale con cui abbiamo dato questa bella robetta. Belle, eh? Come creare il contenuto senza avere idee, fondamentalmente. Ma che mi frega delle skin a tema natalizio? Ma cosa mi frega a me? Stai spremendo la mucca. Stai spremendo la mucca, stai spremendo. And of course, at the end of the year, we ended up going over kind of all the big stats since Diablo IV launched. Ok, queste sono alla fine dell'anno le statistiche dell'anno di Diablo. 1 trilione di mostri uccisi, 37 milioni di butcher ammazzati, 2,4 milioni di giocatori hardcore che ancora piangono sulla tazza del cesso. Necromancer e Sorcerer sono le classi più giocate. Non me lo sarei mai aspettato. Strano, eh? Porca miseria. Sarà una reaction super... Necromancer is a fan favorite. Has always been a fan favorite with D2 and D3. Non faccio sconti a nessuno oggi. Necromancer here for season 3. I don't know what you guys were planning on playing for season 3, but niente, non la giocherò. Every single season. That's my favorite. Lei gioca solo una classe ogni volta, a inizio stagione gioca solo una classe lei. Molto straightforward, eh? Dai, dai è forte. Bello vedere tutti questi numeri. State anche fallendo, però. La stagione dei construtti, dei costrutti, degli artefatti, mettetela come vi pare. Season of the Construct is packed with a lot of content, and so arriverà un botto di contenuto. I mean, the first thing we're going to talk about. La prima cosa di cui parleremo sono le questline. Delves beneath the sands of Kyrgyzstan. Tutto quello che succede sotto le sabbie del Kyrgyzstan. Cosa sta succedendo lì sotto? And in addition to that, as you've seen from a lot of the Oltre a promotional questo, materials, we are now introducing a seasonal companion called the Seneschal Construct. questo è molto D&D, questa illustrazione. Molto D&D, bravi. Guarda che schifo qui. I robottoni in Diablo, proprio la peggio cosa che potevano fare. Madonna. Robottoni e robottini. And last but surely not least, in terms of the Season 3 package, is the Gauntlet and leaderboards. Ma la cosa più importante sono le leaderboard e la modalità Gauntlet. Adesso vedremo un teaser in merito al Gauntlet che vi farà capire un pochino di più. Lui è contento. With a lot of content, and as you mentioned, questline and story being the first thing that we wanted to dive into. Lui parla così. This is a good opportunity to talk a little bit about what we can expect for the questline for season 2. Cosa ci dovremmo aspettare? Questline for season 3. In it, you are going to assist Cosa ci dovremmo aspettare? Oh, fai parlare lei che almeno ha una voce piacevole. Chi è lui? Malphis has taken over the vaults. Il vecchietto della season, Malphis. Guardandolo non mi dà proprio la sensazione di essere un Malvis lui. Sbagliato nome. Ciao e Poison, ciao Zaz83. Ragni robotici terribili, terrificanti. Fanno cacare proprio. Lo dico e lo ripeto. Lo dico e lo ripeto. Non ho nulla di hype, ma proprio niente nei riguardi di questa season. Zero. Zero. Ma proprio zero. And the story team really fell in love with mage clans. We delved into a lot of Diablo lore. We delved into the Sin War books. We delved into the Roderick Vault, etc. And the mage clans, for people that don't know, were these ancient mage societies that really
we're expertise in certain levels of magic, and we love the Visurai. They're typically the bad guys, typically delve into demonic magic. A loro gli piacciono i Vicerei, che sono una setta di maghi molto potenti, che ha creato appunto i costrutti. Ok. E hanno buttato tutto quanto sotto il Kyrgyzstan. Poi butteranno in caciara buttando mezzo Zoltun Kulle e la ciccia è fatta. Ecco, pronto il contenuto al volo. D'altronde ci mettono pochi mesi per fare sta roba, raga. Lo capisco pure, però capisco anche che non ci si gioca. Lo so che ci mettete poco, 3 mesi, però se è merda non ci si gioca, appunto e basta. Yes, Zoltan was one of the original Haradrim. Good old Uncle Tyrael gave him the original soul stones. It's like, hey, stanno a parlare di take care Tyrael. of them. Zoltan went a little bit off script, and he's like, what if I made these better? And so he created his Dark Soul Stone, which was his own kind of flawed attempt at ending the eternal conflict. It didn't go. Vabbè, un po' di lore che già sappiamo tutti. And the rest of Haradrim said, we don't really like what you're doing. You got to get out. So they killed him. We're too frightened of you. But Zoltan and Ayujan knew each other in their youth and became business partners. Che abbiamo in mano Diablo noi. And they shared this vision of, if we can create our own version of constructs and create this alternate power source that's not using demonic magic, the loom, these constructs can fight heaven and Loro stanno dicendo, perché non ci inventiamo una nuova sorgente di magia per creare questi nuovi costrutti, artefatti? And Zoltan was just like, you know what? I'm going to move on to bigger and greater things. This is a failure. E Zoltun Kulle dice, ci sto dentro alla grande, voglio creare qualcosa di veramente figo. And unfortunately that created a rift in their friendship. And that rift allowed for the demon Malphus to infiltrate their work. Malphus is a demon that you're going to Malphus è un demone che incontrerete nella questline. Later in the season. He's a little bit different than our typical demon. Un po' differente dai nostri soliti demoni, i classici scary guy. We took inspiration from Sin War, and they have a lot of different types of demons. They have different abilities, different shapes. One of them is like this stone liquid mass with a mouth on top. And so the original Malphus was like this red mist. Insomma, hanno inventato dei costrutti liquidi alternativi con poteri diversi. Malphus is a named demon, and he's one of terror, but he's very unimportant in the hierarchy of straightforward. That kind of bothers him. We joked around on the team that he had a desk. Tolto il discorso robot, forse con questa modalità dove i robot ai poteri che non influiscono direttamente sull'abilità come poteri APC potrebbero esserci meno meccaniche rotte, ma tanto sarà rotto uguale, tranquillo. Poteri vampirici non si sono regolati proprio. Cosa bollente in pentola? Artefatti liquidi, demoni alternativi e costrutti al di sotto del Kyrgyzstan. Un companion ragno meccanico dove ci puoi buttare dentro un po' di roba che trovi per fare il tuo ragno personalizzato con poteri difensivi, d'attacco, di supporto. E poi c'è questa quest di sto vecchietto che dice, oh, c'è sta qualcosa sotto il Kyrgyzstan, già che farà che Zoltun Kulle, va un po' a controllare. Eccoci. Poi all'interno di queste zone nuove dove ci troveremo gli artefatti che state vedendo, che sono orribili, sono terrificanti, fanno cacare. Ci sono i rift, questi portali rossi che ti portano dentro ulteriori dungeon. Qui dentro, in questi ulteriori dungeon, ci sono trappole a bestia. Se non riuscirai ad evitare le trappole, c'è un punteggio dentro questo dungeon che a fine dungeon ti fa lottare più o meno a differenza di quanto sei stato bravo. Ok? Mi sembra di aver capito questo. Vedi, ogni tanto qui hai a che fare con il robottino che si ti sblocchi le abilità.
So Te lo porti Malthus is our first appresso. stationary boss. He Ma uses porca the puttana, fammi environment portare key, the appresso un hazards in the demone, room, non as un well as robottino. enslaved to the snacky Il robottino. There are different, Guarda qui che cavolo di elements boss. in the Questo è un boss fight che that are rimane gonna appear fermo on al this centro stage. della Like I said before, he's boss fight, this red mist, e but tu gli for devi this girare fight, he tutto is, intorno per evitare possessed i suoi with the largest attacchi. construct Nel you can frattempo find, the Guardian, partono anche to- trappole ambientali, come potete vedere. and the loom is in the background. Cioè io non sto andando neanche a So, sincrono you con, know, con quello che stanno imagine dicendo loro. Già lo so Malthus is quello che pretty dicono. much Sto andando become like the embodiment. andando It's the vault itself. a The vault is ritmo now coming libero alive proprio. to Yeah. try and kill When you delve into the vaults, it's definitely going through his literal body. Yep. Definitely wants you out. He doesn't want you in there. He's going to do he'll throw everything in the kitchen sink at you. Da quello che ho capito è il We also robot have che hai footage come of pet our che new prende i seasonal poteri, non il town, tuo the personaggio. Gateway. Sì, sì, è il This is robottino kind che of prende i the poteri. gateway between the È vaults un po' and the come il upper mercenario world. di Diablo You're gonna go 2, through no? the quest line, and then it is going to turn Però into quello era tutta un'altra roba. Quello lo it's a potevi waypoint, vestire con so degli easy oggetti che travel. trovavi. Most Qua of sblocchi the vendors semplicemente- that you know and love, Oddio, see no. here that they're actually construct C'è vendors anche that Ayujan l'occultista sticks to help you robottino. out. And here you're going to be accessing the Raga, vaults. You can also access 3, them 2, from 1, the questo diventa una Diablo It should be a really immortalata. convenient place for you to Sta visit per diventare una for Diablo your immortalata main questo. hub for the season. Yeah, we expect a lot of players will be hanging out here Yes. in the gate hall, since all your vendors will be here. It'll be easy access to the vaults and everything. So Sì. I have the new hub specifically for season 3. So yeah, sounds really excited. cool. Yeah, really excited. Ci for sarà un nuovo hub quest line and specifico story per la season 3. Season 3. Obviously, we Ok. talked about seneschal constructs and how that's actually going to be a big part of the storyline. People have been talking about it all this week with, seeing the footage of like, wow, it looks like we have these little companions with us now Yep. for season 3. So, Io, boh, Dan, veramente can you talk us a allucinante. little bit about what seneschal constructs will be Yeah, for so the players? seneschal construct is a seasonal companion, and the seasonal companion is kind of the embodiment of your power chase for the season. So every season we try to develop a new type of power chase, and power Ogni is really stagione important cerchiamo to di our players. buildare un nuovo Obviously, power it's a game chase, about che non so cosa becoming super vogliono powerful and killing lots of dire demons, and we're always con trying to find il termine new power ways chase. to do that. So we really wanted to stretch ourselves this season and find a way that players hadn't seen before. Vogliamo And so, dare qualcosa ai giocatori che non hanno mai that visto is prima. how the seneschal came into being. Now, the seneschal is this little construct. Well, maybe not so little, but it follows you around. Stanno parlando del And, del costrutto different skills and compagno, abilities. And I will note, che avrà Yeah, different well, skills you can and pet your abilities. construct, L'abbiamo your capito. seneschal Molto construct. semplice. You have to be able to pet it. So, È un yes, secondo absolutely. personaggio che cresce come un normale And so, personaggio you can GDR have two e che skills guadagna abilità. on your seneschal construct. Il construtto Those are given siniscalco. to, the construct using what is called a governing stone. And governing stones are these semi-precious stones that you can find throughout your adventures in Season 3. Ci saranno delle pietre che troverete durante l'avventura su Santuario che potrete infilare dentro di lui. Ce ne saranno diverse di queste stone, tipo 12. Ha detto lui, neanche loro lo sanno quanti sono. Ma siete pazzi? Ma vi siete bevuti il cervello? Ma che it's cool? Dimmi quante so, ancora non le sai. La stagione esce tra una settimana, come forse 12. Porca puttana. Mi si chiude la vena, mi si chiude la vena. Veramente mi si chiude la vena. And so you've got those two governing stones. And then each governing stone has three 2 gardening stone li puoi mettere dentro. O 2 tipologie di gardening stone, no, non mi sembra. Sono un sacco di combinazioni e poteri che potrai far provare al tuo costrutto animaletto. Ok? Può essere in combinazione assolutamente andare in combo con i tuoi poteri della tua classe, oppure inventarti qualcosa di totalmente particolare. Ecco, si apre il classico tab di stagione. Vedete, ci sono le governing stones e le tanning stones. Its own separate UI, so your construct is not going to take up your traditional inventory space.
And this construct has two governing stones equipped right now. One is called Focus Questo Fire, construtto che which is stiamo that vedendo ha beam of due fire governing that was stone coming out. equipaggiate al The other momento. one is called Lightning Bolt. And you can C'ha see il it lightning shooting some bolt lightning bolts. e Like I bella, said, two bello questo, skills, not too soprattutto bad. rotto You're contro i killing some boss. folks here. Sto sputacchio elettrico, figo, molto figo. O ci si gioca tappandosi il naso per provarlo e si aspettano i prossimi 3 mesi incrociando le dita, credo che avremo robot ogni 3 mesi. No, si aspetta l'espansione a fine anno, punto e basta. Almeno per quanto mi riguarda. Mi informo su cosa dà la stagione in modo da tenermi sempre comunque aggiornato su quello che succede dentro Diablo, ma non la gioco non mi piace proprio. Non mi piace proprio. Come vedete ci sono delle pietre leggendarie oppure rare e anche uniche che tu puoi equipaggiare come slot dell'inventario al tuo robottino. Beh, raga, dai, questo lo potevamo disegnare anche noi, Ti do un giocattolino da poter usare e portare in giro, ti diamo delle abilità passive, ti diamo anche la possibilità di equipaggiare questo piccolo robottino che ti porti in giro. Come l'equipaggi? Con che roba? Ecco, la roba che droppi in gioco. Ma ci sono varie rarità? Sì, ci sono le leggendarie, le uniche, eccetera, eccetera. Come faccio per averle? Basta giocare. Gioca la season. Giocala tutta. Eccolo qui, Lightning Bolt Attack, 4 dardi per noi. Blast through enemies, questi che erano nemici di livello 20? So we're kind of seeing some examples of what players Erano nemici di can livello do 20. with their seneschal constructs and actually make adjustments and modify them to kind of suit your specific playstyle. Bisogna aspettare l'espansione ormai per le vere novità. Io comunque lo proverò se non mi piacerà. Maybe some status effects or Sperando che le meccaniche, ciao Nicolas, le meccaniche del compagno diventano una cosa fissa nell'eterno in futuro. Ma sì, lo si prova prima, vediamo se nel super hype, vediamo. Non solo in super hype, neanche io, vediamo se esce qualcosa oggi. Sono curioso su Indiana Jones, vediamo un po'. Ah, è vero, c'è pure la conferenza di Microsoft, non so se facciamo in tempo però a switchare, raga. Al massimo rimanete qui. Comunque per me la conferenza è già finita, cioè ci hanno già detto tutto quanto. C'è sta un boss, ci stanno i Vault, c'è sta il Gauntlet, c'è sta il Companion che ti accompagna. Companion ha abilità passive con le stones da buttare dentro. E poi ci saranno sicuramente aggiunte sulla qualità della vita che tra poco ce le diranno e ci faranno vedere anche le novità sulle classi, cosa cambia sulle classi, cosa nerfano, cosa non nerfano. Come creatore di contenuti fare un video su questa roba qui mi sembra una paraculata terrificante. Cioè se finisce questo contenuto io mi metto a fare un video sulle novità della Season 3, mi prende veramente un po' a male, sinceramente. Seneschal. La meccanica del compagno diventa una cosa fissa sia in eterna che in futuro, devi aspettare l'espansione, una roba del genere. There's new challenges that are associated with the season 3 season of the construct, and one of them is vaults, which I know we do want to dive a little bit more into. Adesso ci parleranno delle volte, il dungeon dentro il dungeon, non sogno ad occhi aperti. Il dungeon lucido. Sentiamo lei. Like I said before, they are this extension of Malphas. Sono estensioni di Malphas, quindi estensioni di un demone, questi portali Vault. We wanted to explore the fantasy of a environment that was hostile and it was ready to Lei loro vogliono provare, vogliono farci sperimentare un environment che è ostile nei nostri confronti. Ce la stanno a incartare alla grande, si tratta solo di buttare dentro un dungeon le trappole.
Quanto se la sanno vendere Yeah, bene, raga. constructs in them per usual. Ma a me non mi inculi. Because they're so hostile and dangerous, we wanted Sono them così to ostili have questi, this, ostili questi dungeon. initiative and E vedi un po', se erano amichevoli non so facevi we neanche have a lot of l'espansione. different loot. I think a little bit later in the Scusate, video, there's oggi va like così. people, Oggi and that's just gonna sono be svegliato così and e continuerà così. our dungeon designers, typically with the dungeon experience, you get a pop-up and you're like, Guarda okay, che it's time to belli go all queste the way. trappole, soprattutto mortali, The dungeon direi. designers wanted to explore a little bit of a, I dungeon I'm not sure designer what I'm gonna volevano do esplorare un experience, pochino di I have to più come And so fare they're bene i the, dungeon. Hanno objectives scoperto le are trappole. vague, a little bit on Probabilmente purpose. avranno giocato una But sessione di typically D&D vaults end in this, in un what we call dungeon the dove il master gli ha piazzato danger 10 room, trappole. wherein Ho detto, ah figo, everything perché is non le being mettiamo turned neanche in into all the Diablo? traps from the vault, Perché non lo mettiamo cleared anche in in Diablo, one non room. neanche. Vedi, pure il subconscio mi tradisce. We're really excited it's a bit of new gameplay, dodging traps and Bello, sì, il gameplay di evitare le trappole è proprio quello che ci voleva per divertirsi. we're really excited to get people to dive into this and experiment. Non vediamo l'ora di Yeah, farvi and doggiare obviously in mezzo alle trappole. Vaults, Dai, raga. tons of traps here. Che è una cosa There's, ridicola I know questa that qui, there's, some gameplay Sono stato a associated vedere il with, like, gameplay. avoiding them and rewards associated with those as Yes, well. absolutely. So, certainly Parlatemi, Madeleine has ditemi la outlined vostra, a non mi lot fate of the fare risks il associated monologo, with per vaults. favore. I mean, those hazards are going to be pretty unforgiving. But if we're putting a lot of risks in Guarda front questa of you trappola, guys, per favore. we want to make sure there's a lot of rewards too. So you saw a little bit of it already with like some of the basic chests in the vaults have been souped up, so they're more rewarding than those chests you Guarda qui, find in che other è? dungeons. But there's another mechanic at I play, too. fuocherelli verticali. And that's called Zoltan's Warding. So as you enter Vault, after you've cleared some of Malphas's influence out of the vault, you can find the statue of Zoltan Kull because Dopo che hai evaporato la presenza di Malphas all'interno dei suoi dungeon, troverai la statua di Zoltan Kull alla fine del suddetto dungeon. Ok. Tu gli dai dei reward alla statua di Zoltan Kull e lui in cambio ti dà, guarda caso, guarda, del loot incredibile. Is it gives you additional rewards, and you can see right there. There's kind of that glowing one to the side with the The icon. glowing one è That bello is a potente, woven chest devo essere sincero. that contains extra rewards if you're able to keep that buff. And so Ti dà un as extra, you get un better extra and better at the buff, vaults, parlare con Zoltan Kull in statua, you're gonna start se basically riesci a challenging mantenere yourself un certo tipo di to keep the buff che tu and you ottieni keep the buff all'interno by di questi avoiding the vault, hazards. che non ho ben And so the capito gameplay come si really ottiene. becomes focused La on lotta trying to adesso mi make sa sure that you're moving evitando as le cleanly as trappole. possible through the vaults. Evitando In le addition trappole to tu fighting mantieni the un certo enemies tipo in di order to get the buff. highest payout. Se ti presenti alla statua di Zoltan Kull con quel buff, lui ti fa ciao, prenditi la roba. Ah, ricordati, questa roba non la puoi tradare, eh? Te la tieni per te. Ok, quindi il trading, Yes, you can Sti have multiple cazzi. stacks of buff. So Pearl, one Pearl Prenditi is tutti i leggendari più belli del mondo. And Lo so fai per if chi? Per you te wanna stesso. go grind the overworld activity to get the pearls, like, okay, I Ora have a diciamo che ha un bunch of pochino più stacks, senso per te stesso, perché ci and sono... if you don't C'è la modalità Gauntlet in cui competi con gli altri, quindi vuoi essere comunque tanto forte. Però per me no. Yep. Got it. So yeah, so there are opportunities for players Per to me get no. multiple chests. Yes. And È inutile che actually continuano ad have intortarmi la multiple pillola. stacks of warding to essentially create a buffer if you know Yes. you're planning on playing a little bit more sloppy. If or you something really like that. really want to brute force your way through, you can, but you've got to invest a little more time. Got it. No, that makes sense. That's great to know. And like I guess with It the makes Frozen Overworld sense. activity, But- I know that has like to earn those types This of makes buffs, like sense. how do players actually end up doing Right. So that's our second repeatable activity that I'd mentioned, which is the arcane tremors. And so arcane tremors Cosa sono gli Arcane a new type of Tremors? overworld Una nuova activity novità. that's really localized around the Un nuovo entrances tipo of the di vault. attività So, molto remember how we were localizzata. talking about Malphas, and Malphas's sites Ecco, have spuntano become fuori grander nuove now that he icone. controls all the vaults. And so all the constructs are starting to spill out into Sanctuary and cause trouble. Spawnano all'interno di Sanctuary. Some new types of hazards have unearthed and are starting to appear around the vaults. Semplicemente And so it's popperanno your delle job cose nuove che tu to dovrai every so combattere, often molto go in semplicemente. and beat back, Dai, la ruota non si reinventa, su, la ruota è sempre quella.
that are creating the tremors. And so I can talk a little bit about this activity. We can queue up some video for that too. And so, un video su here, queste nuove attività. You've arrived and you see basically a roaming band of constructs. And, you know, obviously, quando vedrai un po' di costrutti camminare su Sanctuary vuol dire che ci sono questi tipi di attività nuove che sono praticamente delle antenne che si aprono e si chiudono. Non male. And so you're getting a core here from an obelisk, which is an overworld hazard. L'obelisco, che all'interno ha molte cose pericolose che possono uscire fuori. Poi posso dire una cosa, basta con sti elite che ti creano sta muraglia di pietra. Oh, castano 3 cose gli elite, 3. Er muro, er ghiaccio e un'altra cazzata che non mi ricordo. Basta. Tu prendi Diablo 2, ce ne stanno 15 di cose speciali che possono fare gli elite. Qui sono 3. 3 sono. Aggiungete sta roba, no? I robottini di merda. Che cazzo, dai. Ciao Martina. È arrivata Martina, pure lei è arrivata oggi. L'ho convinta. Ciao Martina. Non vedo l'ora di rivedermi questa live perché lo sto sbroccando tantissimo. Gli sto tirando tutto quanto addosso praticamente. Non lo faccio al contenuto sulla nuova stagione. Tanto non se lo caga nessuno. Ci sono già i content creator che lo fanno. Forse sarebbe meglio un contenuto polemica più che quali sono le novità. Quello ci potrebbe stare. Questa volta è polemica pesante, fully dungeons in that respect, and so we have the ability and have made nightmare versions of all of these dungeons. And the nightmare versions of the dungeons obviously have more difficult combat, but they also have a lot more rewards. So those I nightmare dungeon the ward woven chests saranno molto più difficili. Grazie che ce l'hai specificato. Yeah, and like how would you access something like that specifically? Right, so we're going to use the Nightmare Dungeon sigil system, but we've created a way that the game can now award unique seasonal sigils, and in this case they're called vault sigils. Ok, praticamente loro, oltre ai sigilli che vengono droppati per aprire i Nightmare Dungeon normali, ti daranno la possibilità di droppare, far essere droppati questi sigilli dei Vault, che sono dei sigilli specifici per la season. Quindi hanno creato lo stesso oggetto ma parallelo, semplicemente per fare anche i vault leggermente più difficili, perché ci saranno più trappole, perché ci saranno più rewards. Vai. Ciao Vichingone, sono riuscito a trovare un attimo per passare. Ti vogliamo bene, Marti. Awesome. So yeah, way more additional content in this season. Vi piace fare i dungeon nightmare normali e i vault nightmare? Aspettate la prossima stagione. Cosa hanno detto in poche parole di sta season? Le sto parlando da 2 ore. Companion robottino a cui puoi legare dei poteri. Nuovi dungeon chiamati Vault, dove ci sono trappole fino alla morte, stupide, inutili. Reward alla fine di questi dungeon in merito a un buff che tu ottieni lottando all'interno di questi Vault. C'è la leaderboard, c'è la classifica dei giocatori più forti, a cui potrai accedere solamente a tier 4 e basta.
Saranno dei dungeon speciali con i mostri che spawneranno a livello 100. Ci sarà una nuova questline legata ai costrutti del Kyrgyzstan. Ci sarà di mezzo Zoltun e i Vicerei. Sono i maghi che hanno creato questi robottoni. Into what leaderboards are and what the Gauntlet is Basta. for players so they have a better Fine. idea. Yeah, so a lot of you saw a taste at BlizzCon. Anche perché vorrei giocare con voi almeno. Sì, sì, giocherai con gli altri, non con me però. And so we can go in a bit more depth here. And hopefully start to answer some of your Prego questions. la mia community di giocare a Diablo So the 4. Gauntlet is another new dungeon type. The Gauntlet Io penso mi farò forse la prima serata, prime 2 serate, poi troppo, sì, sicuramente. And basically that means that it's targeting more of your in-game players at this point. Ecco Marti, questa è la questione. Il tuo robottino personale che è un ragno praticamente meccanico, grande idea tra l'altro, il ragno meccanico. Dentro sto ragno gli puoi mettere contemporaneamente 2 poteri passivi legati a delle pietre che tu droppi per terra. Ce ne stanno di 12 tipi di pietre passive. Poi ci sono le pietre attive che tu le prendi e le equipi dentro il robottino. Il robottino ha 6 slot di inventario e dentro questi slot tu ci puoi mettere queste pietruzze di poteri che sono a tutti gli effetti, fai conto come un aspetto che metti dentro un oggetto che dà al robottino dei poteri. Esistono di queste pietruzze sia rare che leggendarie che uniche. Ok, il robottino può fare damage dealer, buffer oppure difesa. Quindi te lo costruisci un po' come ti pare in base alla classe che stai giocando. Spero di aver riassunto per bene. Datemi l'ok tutti quanti in chat se siamo allineati, se mi sono dimenticato qualcosa. Per me già potrebbe finire qui la presentazione della nuova season. Il Gauntlet potrebbe essere decisamente l'unica cosa interessante. Così di primo acchito non mi piace. Ciao Gabriela. Che bello rincontrarti, Gabriela. Gabriela è proprio un bel nome. Inizierò comunque la stagione, ma certo la iniziamo tutti quanti, perché siamo comunque legati al brand. Io dopo 2 sere però droppo. Già ho capito dove vanno a finire, dove vanno a parare con questa season. Grazie per il riassunto, se fa schifo però non ci gioco. Beh, questo sta a te. La domanda ve la faccio secca. Ma dentro Diablo, che è un gioco di demoni non morti e comunque creature nefaste, a voi vi piace vedere i robottini e gli scorpioni robot costrutti? A me fa schifo sinceramente. Cioè mi cala proprio tutta la libido, non so se intendo. Non so se intendo. Per me cala proprio la libido completamente. È la cosa più distante dal fantasy di Diablo, dal brand che abbiano mai fatto. Anche se i costrutti sono presenti in termini di lore, se la tiri fuori vuol dire che sei alla frutta. La prossima season su che la fanno? Non lo so, riprendono da Diablo 3 gli arcobaleni a nuvola? Non lo so. La season delle mucche? Che fanno? Anesa Massimo, ciao Massimo. Devono aggiungere nuovi tipi di danni e i set. No, Massimo. I set hanno già detto al lancio che non saranno mai presenti in Diablo 4. Una scelta di design, altrimenti gli aspetti non li avrebbero mai creati. Hanno creato gli aspetti proprio per non far giocare i set
Perché se fai 7 rotti la gente poi fa monoclasse, monoset tutta la vita. Loro hanno voluto aggiungere varietà con gli aspetti leggendari, no? Quindi niente set. Nuovi tipi di danni ci starebbe, dobbiamo aspettare l'espansione. Effettivamente è un po' brutto. No, non è brutto. And something we saw in the footage, obviously the first thing we ran into was a boss, like a Tomb Lord right Non there. è brutto. And so you could technically Cioè, Diablo mi diventa steampunk. further into the dungeon if Quasi. you want to. You're not stuck in the Che è room. proprio una contrapposizione in termini, mi viene da vomitare proprio. Un conto mi tiri fuori Magic, gli artefatti ci sono sempre stati, sono pesantemente giustificati dalla lore. Questo non c'entra proprio niente. Fateci caso, dietro ci sono gli angeli, i demoni, c'è Diablo Tyrael, le spade, gli scudi. Non c'è niente di meccanico lì dietro. Potevano pure metterlo. Hanno scopiazzato le rovine Dwemer. È vero, i ragnetti Dwemer sono quelli, raga. È bravissimo. Ecco dove li avevo già visti, Fabien. Bravissimo, sono i ragnetti Dwemer. Andate a cagare, Blizzard di merda. Andate a cagare. And so we expect party scores to be frankly ridiculous. Parties, gotta play with friends there for that. Andate proprio a cagare. Che cazzo ne so, potevi fare una roba legata allo spirito dell'albero. Fantasmi. Ok? C'è una bella lore da sviluppare intorno all'albero dei sussurri. Cazzo, quello sì che sarebbe stato figo. La season dei sussurri, Season of the Whispers. Senti che ti sto dicendo, Blizzard, ascoltami. The Season of the Whispers. Sussurri di fantasmi, malie malevole, giochi di illusionismo, crei città invisibili. Ma che cazzo state facendo? Coglioni. And then there are also ladders for each of the different party sizes, because obviously a 4-person party. La seconda volta che la fanno fuori dal vaso. Ma non è che la fanno fuori dal vaso, è proprio fuori target. È proprio disallineato dal brand sta roba qui. L'hanno leggermente introdotta su Diablo 3 con i dungeon sulla quest di Zoltun Cool, c'era qualcosa di meccanico, ma non a farci una stagione, regà. Parliamoci chiaro, mo stanno a parlare dei leaderboard, se ci può fregare di meno. Tanto la questione è semplice, fai il Gauntlet, droppa roba forte, competi con i più forti, ricevi le reward. Tipo gli zombie, mancavano solo quelli. E gli zombie... stanno gli zombie. Ci stanno i Ravenant. Ma i zombie avevi già fatto i vampiri, che comunque rendevano zombificate le creature, quindi no. No, Martina, bisognava fare qualcosa di più tragico, di più spaventevole. Mi è venuta in mente sta cosa degli alberi dei sussurri, il tema sui fantasmi, raga. L'orrore più devastante. Fantasmi veramente belli. E poi ci stanno il diavolo. Forze oscure, cioè parliamo di forze oscure, non parliamo di costrutti che vengono fuori dalla sabbia e vengono incantati dagli spiriti dei demoni, costrutti con dentro i demoni. Lo stiamo a Warhammer, stiamo dentro Skyrim o Elder Scrolls o Warhammer. Stanno pisciando fuori dal vasetto. Qualcosa di malevolo, hai detto bene, anche con la roccia ci sposa bene, per forza. Ma io che l'amo, sta cazzo di saga, avrò le idee chiare, no? Su quello che ci sta bene come piatto da servire nella stagione.
and it's not going to ever get erased, going to be there forevermore. Porca puttana, vai dal vegano, vai a mangiare dal vegano e ti si presenta uno con un piatto di ciccia, dici oh, sai comunque nella natura vivono anche gli animali, ti ho portato la bistecchina di manzo da leccarsi i baffi, ma no, come non eri vegano? Eh sì, ma la voglio buttare dentro comunque, magari ti piace. And we've also introduced another type of reward called seals. Comunque, regà, non... I like to think of myself Mo io like I so, can compete, but I know better adesso than io that. magari sto anche un po' esagerando, ma queste sono le mie opinioni, i miei pensieri, i miei concern about it. Non è detto che voi la dobbiate pensare come me, chiaramente voi fatevi la vostra idea. Semplicemente avete un mio parere in più, oltre avete il parere mio in più oltre che al vostro. Non vi voglio mettere contro Diablo e ci mancherebbe pure. Capiamoci, And it's going to go from kind of, I believe it's called Seal of the Blooded, which is the baseline, all the way up to Seal of the Worthy. And once you hit Seal of the Worthy, ragazzi, now you're ready, according to the game, un follow al canale Twitch, chi non l'ha fatto ancora, guarda questa. Un like al video sulla live su YouTube, un'iscrizione al canale, vi prego, aiutatemi a crescere, perché almeno li mandiamo a cagare questi qui. Dai, che stiamo andando avanti come dei razzi. Pretty good at the leaderboards. It's just maybe you're not on the leaderboard itself. Chi non l'ha fatto ed è presente in queste live vi faccia almeno un piccolo gesto nei nostri confronti, nei confronti della nostra community. Bacio in anticipo. Gauntlet being a huge part of it, as we mentioned right at the beginning that Gauntlet won't be at the start of the season, but we do plan. It is a season 3 thing. It is coming in season 3. We just want to make sure that players Avete sentito che ha sentito? Grow their characters at the beginning of season. Avete sentito che Avete sentito che ha detto il Gauntlet non comincerà all'inizio della stagione 3, lo metteremo nel corso della stagione 3. Fantastico. Penso sarà una cosa permanente poi. Thank you guys for sharing a little bit. Perché poi i leaderboard a stagione 4 non ci stanno più. A new season, there's a new season journey, and there is a new battle pass. There's a lot of c'è il nuovo battle pass, quindi dateci i soldi per comprare la cosa figa. Adesso ci fanno vedere le armature sicuramente per spingere il grano. La ragazza si sta preoccupando e vede incazzato. Il tipo esaltato mi fa morire. Manca avessero messo chissà che. L'hanno messo niente, raga. Which made it a little difficult for some people, and we even saw that in some of our data from players. Le Champion Cash dentro non c'è un cazzo. C'è roba che potresti formare normalmente. Cioè la sensazione di giocare a questo titolo è che tu non sarai mai unico, cioè, non sarai mai sculato di avere l'oggetto che magari il 50% della ladder non ha, ma che puoi tradare per fare contenti altri. Diablo 2 sta sopravvivendo da 20 anni con questa dinamica. 20 anni. Se sbagliano la season, cioè no, se sbagliano questa la sbagliano sicuro di season. Se sbagliano la prossima, malissimo. E se sbagliano l'espansione, veramente sarebbe andargli a sparare in bocca. It's one of the backbones of our season, and if folks feel as if they're not compelled to, go in and participate, then that's a miss for us. So, we went back and really took a close look at the rewards and amped them up in a couple of key ways. The first way we amped them up is we made sure that it was a good vehicle for earning some of those governing stones and tuning stones we talked about. And so you actually get daremo quasi a tutti la possibilità di trovare le cose più fighe per fare il robottino gagliardo. Ha praticamente detto questo. Ha detto che faranno droppare delle cosine interessanti per il robottino abbastanza presto per non andare un po' in frustrazione e dire ma che cazzo serve sto robottino? Guarda, ho trovato appena adesso un unico. Figo, ce lo butto dentro, allora è gagliardo.
Ah, go into the dai, boss figo. ladder, Allora è beat figo, guarda bosses, l'abilità. really Bello, invest bello, a lot bello. of time. So we Dai, wanted to andiamo make sure avanti, those farmiamo, words dai. felt meaty. And so we added a number of ancestral legendaries there, including some that are 925 eye power. Nice. So Se non ci sto dentro. hopefully that will be something that folks will really enjoy and get more folks wanting to take that journey. Questo with the lo posso dire, Also, questo è something slightly proprio related to season journey and feedback is laziness that, previously, developing, for questo our quest lines, you had to complete hanno fatto la cosettina bella precisa, progress in the quest hanno line. ripreso una A lot of virgoletta feedback, di lore che c'è dentro, hanno preso people didn't like it, i they don't want vicerei, people il not fatto to che loro feel good with it. ambiscono So a starting season three, questi you just do it costrutti, start to finish. l'hanno creati anche, hanno preso quella So, piccola yeah, scintilla no longer di says lore, level ce l'hanno up to, chapter buttata qui 3 of the dentro. Che season cosa journey. facciamo? Yeah, most Beh, definitely. se Yeah, comunque it's, sia and è una again, stagione dei community feedback has costrutti, been so helpful diamo for la us, possibilità al especially player as we, have been, di avere il proprio iterating on costrutto, seasons no? and Attraverso going una from season to quest line season, so it's been magari. super great. Per combattere dei Another big costrutti thing that's gli diamo il coming, costrutto. with at least, Chi è legato ai costrutti? season- Anche un po' or il with Zoltun season three Cool. is, it's a cosmetic that I think Ok, a lot Zoltun of, Cool è legato comunque players have anche been, ai Nephilim, ai have been demoni. looking forward to. Facciamo First, che ci actually, mettiamo let's una actually jump statua in into, fondo a un dungeon all this- nuovo che actually, creiamo can you throw that perché graphic back up? dentro ci stanno un There po' we di go. trappole, Yeah, un po' so with the di lot of new costrutti in cosmetics coming, più. one big thing I know that I was giocatori really saranno popular in contenti di season arrivare a two fine is dungeon e Town vedere la Portal. statua di Zoltun Cool e poi Everyone li is rolling with the sganciamo Blood i Portal. forzieri. Qui I stanno am not facendo rolling with the vedere Blood Portal. il I'm grano. like the one person that's rolling with like the angelic wings Le armature one. fanno completamente schifo. If No, there's non other ci people posso like that, credere. like, shout out to Ma è those uguale, people, you're cioè part of l'elmo è my uguale ai crew. robottoni di But there are Skyrim. also cool new skins and of course new emotes that are coming with the new premium battle Siete mai pass, stati alle rovine for, Dwemer? Season 3. And then one, Avete presente i centurioni, quelli giganteschi? So quasi così, calcola. Quasi. Emblems are kind of like on Fate your character schifo. title or on your character on the character bar for your screen. I have been rocking the Tree of Whispers one for a long time. I'm gonna put it. Cazzo, into sto giocando a un crossover di Skyrim because qui. we're adding new ones here. I believe we're adding. I think it's 3. I believe. Yeah, for this so season. you will get 2 new emblems per your adventures in the season journey, and then 3 through the battle pass. Awesome. So yeah, we're adding in emblems. I know that's something that people were asking about because we've always had the 3 at launch, and so this now gives you the opportunity of actually collecting additional emblems in season 3. Che armatura gli facciamo sul tema dei costratti? Li facciamo diventare statue. The new season, because I know sai che with the ieri last stavo season, giocando a of course, they Skyrim, were, specifically catered towards Season of Blood. ma lo sai che This one c'ho un'idea. is, of course, being Guarda come sono updated fatti sti for Season robottoni. 3, Chiaramente questi including, sono items that, dorati. like tuning Però stones, guarda le for forme, instance, guarda l'elmo. specifically for players. So, Che ne Season pensi? Blessings will Si be potrebbe getting, fare. updated for Abbiamo this tutto in new pasto season. al reparto And then, designer, I know that one thing reparto that, artistico. Tirateci fuori un set. and something I mentioned in the Mi beginning, piace which is, questo the dall'armatura boss d'oro? ladder No, così è un items. That is plagio. most definitely, Facciamo la rossa. coming back for Season 3, so players can expect to have the opportunity of being able to tackle through the boss ladder. And we actually do have some optimizations that we'll be talking about here really shortly related to being able to jump into boss ladders. So yeah, lots of stuff for Season 3. Yes. It's a big Tons season. Lots of stuff. for Season 3. Lots of stuff. Biggest season yet for Diablo 4. And you know, we covered a lot. I'm looking forward to people jumping in. It begins on January 23rd, where players will be able to actually jump Ma in chi vese- and create new characters for the season. So, Dan, Madeleine, thank you guys so much. Oh, you're welcome. Really appreciate Thank it. you, And then guys. I Se ne know sta for andando. the next part of our broadcast, we're actually going to use some amazing tech. First time we're doing this because we now have 2 different sets. One here in Albany, which is themed like Cathedral of Light. You know, we're in a colder environment. It is cold outside in Albany. I'm not used to that as a California person. Yeah, I'm sorry about that. I landed, lots of snow. But it's like Cathedral of Light, Fractured Peaks, you know, kind of feeling. And of course, we'll be going to Irvine, where we're in like the, I hate to say the pits of hell. Irvine is not like hell, I promise. I lived there. Comunque lui la tiene bene But la our conferenza, studio devo is essere like that, sincero, a and then parte we la are gonna be voce. joined Però. by Adam Jackson. Adam, hopefully you're there. There you Ciao are. Adam Hello. Jackson, Hey, ti piace la cacata che avete fatto? No, c'ha il tic, praticamente no, non gli piace. Linguaggio del corpo totale questo qui. Ha blinkato 7 volte. 7.
7 volte ha blinkato. Some of the balance changes, Le ho contate, coming 7. with season 3 and what players can expect. Proprio imbarazzo. Se c'è uno psicologo tra di voi, l'ha sgamato immediatamente proprio. 2 secondi. Il linguaggio del corpo totale. Going forward, especially with Gauntlet being involved. So, do you want to take it away? Si è pure depilato tutto questo. Yeah, totally. Got lots to talk about today, so I'm pretty excited. So I'm really going to be going over 3 different major Adesso arriverà lo spiegone in termini tecnici di cosa cambierà nel gameplay. Le patch note arriveranno presto. No, me le devi rilasciare stasera. Come arriveranno presto? Cosa state facendo? But you'll definitely find out some more stuff when you look into the patch notes and see other things we're doing. And patch notes are going to be coming out very soon, like tomorrow. Tomorrow, actually, yeah. They're coming out tomorrow, so players can expect to see them tomorrow. We'll give you a preview today. Domani so esce domani. patch notes tomorrow. Correct. So it'll be a preview, but you'll still get an idea of kind of what we're thinking and what we're doing. Esce Next, I domani. want to do a brief explanation of kind of how we currently view class balance. The game's gone through a lot. We've been out for a Ci little while. We also interessano have i the Gauntlet bilanciamenti coming. delle classi? So, a lot of changes Se la season coming, fa and we're gonna schifo, be sti adapting cazzi to dei it. bilanciamenti delle And then the classi. last thing is kind of a roadmap for Che our c'è da plans for bilanciare? seasonal updates going forward. C'è da bilanciare qualcosa? Si divertono tutti in questo momento. When we update and how we update. So first we're going to start with the Vuoi class veramente updates. modificare So adesso? first for the Barbarian, we got a few Okay. things going on. The first one is some big improvements to charge. Right now charge is, you need a bunch of different legendaries and other effects to make it really Ok, kinda terzo sing and be punto, i powerful. barbari We're gonna be faranno moving a ancora lot di of più power to the danno. Non baseline andava skills bene from fare 1 legendaries and miliardo other di effects. danni. Adesso ne It's gonna do a faranno lot 10 more miliardi. damage now than it did before. We might be insane, but 10 I miliardi think di it's really danni. cool, and so we're gonna do it. But you can see here, kind of season 2, what the damage numbers look like. 1.200 contro 12.000 season 3. Like 12,000. So, Ok. like 8x or something like that. So Siccome it's gonna be a lot of damage baseline. alziamo i numeri e via. To compensate, but yeah, you should have a lot more fun with it out the gate. Alziamo i numeri, dai, We're via. also doing a lot of buffs to key passives, such as Walking Arsenal. Io non gioco to kinda barbaro, keep them, quindi up to date non with posso the essere one that most people venuto pick. That shall not be named. And then also we're e chiamato adjusting in a lot of causa. shouts. We got a lot of feedback Anzi, that players don't really like. chiedo a tutti i barbari qui in clan di tirare fuori le vostre impressioni su questa lista. Non giocandoci non posso entrare nel dettaglio. So semplicemente che comunque devastano. Cioè, il barbaro è quello che killa Andariel, magari. And if I were a betting man, I'd say I'd put my money into Come cavolo si charge chiama? and maybe some key Lilith. passives as far as È l'unica things that I classe che think, lo uccide, you'll be la happy uccide to see. facile. So I think you'll be kind of happy with our changes there. Adam, whenever Le we have passive you on, we have to cambieranno, talk about il class charge stomps. cambierà. This is I do class like my stomps. stomps. Cambierà il charge dopo, non lo so, So next, 9 let's go mesi over di to the gioco. Sorcerer. Again, these aren't all the changes. These are just high Dopo level stuff. 9 mesi di gioco cambia il First one charge. is, we know that Sorcerer players have kind of had some pain Sorcerer. trying to apply vulnerable to enemies, so we're giving it to Lightning Spear Lightning now. Spear So adesso just baseline, renderà i Lightning nemici Spear, when it crits enemies, vulnerabili. will now make them vulnerable. I nemici So you have vulnerabili another prendono più avenue there danno. that isn't Frost Nova to consistently Quindi viene apply it. dato lo strumento di We vulnerabilità also ai have Lightning some buffs to Spear. various Paragon Però ai legendary nodes that you critici, can look forward non to alla that kind of open up alla or spella make some normale. things stronger. And last but not Alcuni least, buff, for you Meteor alcuni fans, Paragon, Meteor build is getting quite a few ai nodi updates di and buffs Paragon. across the board. We also La are build Meteora giving them a new unique that kind of changes how you think about it and how it plays, that I'll be showing sarà off in a little buffata bit. e ci So, saranno dati nuovi can't wait to see oggetti it. per It's so good. buffarla. It's so good. yeah, totally. So again here, Meteor players and Elemental Summoner players, like the ones that like to use the different conjurations. We got some stuff there in Ok. the Legendary, or the Paragon Legendary nodes. Season 1 ero barbaro, ciao Febbo. A me non è dispiaciuto giocare il And barbaro. next we've got the Ma il Rogue. PG fuori dalla season è So un we've ladro. got Anche io quite a preferisco few il ladro. changes coming to the Rogue. There's a lot of buffs to really Il Rogue è quello che ho skill giocato io, ho portato a upgrades. 100. A lot of people use, Twisting Blades Questo mi and Blades interessa. and Imbue and things like that, and we're really targeting some of the things that Hanno people aren't buffato using so alcune much skill and giving non them some usate. love. In particular, we're targeting range builds to make them more Ok, viable and l'unica fun. difficoltà per un ranger è aver usato è usare in endgame una build ranged che fanno veramente pena nei confronti del Twisting Blade. Quindi tutte le skill da ranged saranno pompate. Ci daranno anche dei buff agli unici che sono armi per fare le build ranged, quindi Wind Force, Sky Hunter, eccetera, eccetera.
Niente, il lato lo lasciano così com'è, pompano semplicemente il ramo del ranged. Perché giocare un ladro solo coltello è un po' un dito. È fortissimo e divertentissimo, ma volendo vuoi anche variare, ma non puoi. Ok. Aggiunto Thorn al druido. And then also Rabies is getting quite a few upgrades. We got a new legendary Al coming in for Prickle Rabies, Skin that's pretty Thorns, neat. che è And we also un'abilità. have a buff to enhance Rabies, so for all of you that love spreading your poison. Nuovi leggendari e un buff al Enhanced Rabies, che non so cosa sia. Ci saranno anche buff al Lightning Storm e al Rabies, che sarebbe morso o qualcosa del genere. So you'll have that to look forward to. Quindi niente nerfing per Necromancer, la mia seconda classe. Vediamo un po'. Probably cater their builds for those classes to some of those uniques. They're pretty. I mean, we have uniques coming for every class. We're just going to be showing those two off today. Hanno appena detto ci saranno nuovi unici per ogni classe. Last but not least, we got Necromancer. So Blood and Iron Golems. So fun fact for those of you who didn't know, but the Bone Golem when it attacks enemies with its normal Il attack, Blood e il Golem di ferro, no? Adesso attaccheranno in AOE. They were very jealous and unhappy. E non single target. So now all your golems, questo è buono. Bella figata questo. I didn't put in a note here, but also just golems in general are getting some buffs, and I think we even some other minion buffs across the board. But you can see those in the patch notes. And then a quality of life change coming is that Bone Prison, friendly players and your minions can now move through them. We've il problema con il Bone Prison, la prigione d'ossa è stato sistemato. Sia noi che i nostri amici che giocano insieme ai suddetti eroi potranno passare attraverso il Bone Prison. Perché comunque non deve essere un malus per loro, giustamente. Questo deve essere dal day one. Upgrade al Bone Spirit, redesign di alcuni aspetti ancestrali. Non riesco a parlare con questo che charla sotto. But it turns out Bone Spirit players really just kind of shotgun it and try and get next to enemies, so it wasn't really very usable or good most of the time. So now we changed it where this legendary gives you everything a Bone Spirit player would want. You get more crit chance on Bone Spirit, which means CDR goes down. Hanno cambiato questo aspetto. Piuttosto che incrementare il danno del Bone Spirit in base alla distanza che ha attraversato appunto il Bone Spirit, gli danno una probabilità di critico in più piuttosto che di danno. Sì, hanno fatto due bonus, questo aspetto leggendario del Bone Spirit e il piccolo attacco AOE al Blood and Iron Golem. Next, let's go over a couple of new uniques. So the first one is that meteor one I talked Ciao Martina. So this unique is the Starfall Coordinate. It basically being like a spender skill into a charge-based skill. So now you can actually nuovi unici, like Starfall Coronet or Firewall, and it makes it into a very powerful cooldown-based skill that summons a bunch of meteors. It also synergizes with your enchantment, and you basically just drop a lot una meteora in più around like carpet bombing enemies. Per l'effetto dell'incantesimo della meteora. E ha due cariche in più da poter lanciare, quindi invece che una meteora ne casti 3. Castando una meteora tiri giù 6 sassi o 5 o 4, non mi ricordo. Quindi sono 4, 8, 12 meteore in una zona. So you get all of your synergies with all of your other effects, so basically it turns into lightning everywhere. Is just pretty cool when you combine it with all the other. Qui è quasi la stessa cosa del mago. Qui hanno pompato il Lightning Storm. Next, basta. Now that we're done with the class updates, I kind of want to talk a little bit about how we've been viewing class balance and how we're going to be thinking about going forward in season 3 and beyond. Bilanciamento classi. So one of the things that we've been talking about a lot on the team is kind of thinking about how should we be updating the game when it comes to buffing and nerfing classes and builds, and then also how often should we update it. And I kind of want to get a little into the weeds here to understand where we're coming from. Che cazzo di domanda è questa qui? So first is that we want to balance kind of two competing concepts that are always at odds with each other that we believe players want that really make for a fun game and a fun experience, particularly in Diablo IV. But this is honestly kind of true for most games as far as when they
update when it comes to balance. Siamo veramente venditori di merda, eh. So the first one is we believe that players really want to feel like you all can have fun with powerful builds that you discover. Kind of a core part of playing these games is you think outside the box, or you discover something, or maybe even you follow a guide. But you find something that's really cool and awesome, and then you want to go replicate. Noi vogliamo bilanciare due concetti fondamentali che speriamo che i giocatori che ai giocatori potrebbero piacere e rendergli il gioco molto divertente. Una è la sensazione di divertirsi con le build che si creano trovando i nuovi oggetti. E l'altro, e qui dice che i giocatori vogliono che il meta sia refreshato, in modo che il gioco non dia più varietà. Per esempio adesso parlano del ball lightning build, quella che avevano tutti a fine stagione. Qui dicono ball lightning is fun and awesome, è fantastica, divertente, incredibile, ma troppi sorcerer le stavano giocando. Quindi sembravano tutti dei piccioni che cadevano nella stessa buca. Tutti a giocare quella build. E non dite di no. Non dite di no, tutti a giocare con quella build stavate. Tutti. So, in this vein, some of the larger changes that you're going to see in Season 3 that are kind of bug fixes or nerfs, alcuni nerf che arriveranno alla stagione 3. Ball lightning, troppo danno, quindi nerferanno. Nerferanno alla grande. L'extra combo point del rogue sarà solo disponibile attraverso interazione con gli unici. Male questo. Il Twisting Blade del Rogue con l'incantamento del veleno verrà ritoccato, non so in che modo. Poi parla del druido e parla delle skill del barbaro e parla del meccanismo di overpower, che è troppo devastante e sarà nerfato. Overpower damage, si parla di druido e di barbaro. Ciao Amir. Buonasera Amir. Come stai Amir? Quindi ball lightning nerfato, il rogue nerfano gli extra combo point e il veleno sui pugnali. Druido non lo so, il barbaro non so se è un buff o un nerf, e nerferanno il meccanismo di overpower. Si sono resi conto che l'hanno pompato troppo. Ecco la roadmap della nuova season. Live from Irvine. 2 update prima che la stagione inizi. Il lancio della stagione, ok. Quindi sarà patchato il gioco prima del lancio, e poi a metà stagione ci sarà un altro update, probabilmente quello del Gauntlet, che hanno detto prima non essere presente la season 3 dal day 1. Sta facendo venire il mal di testa questo qui. So first let's talk about season launch and what you can expect when a new season comes when it comes to classes and systems, so on balance. Tutto bene, So the Max. first is we're going to be giving you some new content. Grazie. You can count on this. We're going to be giving new legendaries and uniques that are added to the game. The amount that we do Come in can be ogni season variable, but what we aggiungono can leggendari e commit to is that unici. every class should be getting something new in this space. So you can expect some amount of new legendaries and some amount of new uniques that'll give you new toys to play with. Si sono sprecati per darci qualcosa di Next, there are veramente balance unico, updates. vedremo un We'll be po'. doing both balance and design updates for all the classes, and by design updates I mean, some Qui more in-depth rimangono things sul that change our generico, functionality bilanciamento rather than al just features and design now. Again, su tutte the le amount is classi. variable here. It kind of depends on the needs of the game at the time and how much other stuff that we're doing. Non so cos'è, la But as a amount general is idea, variable, just so non so cosa you know what to significa. expect, we plan to do many buffs to things that are underperforming,
Ci saranno altri update nel game, tipo i mostri, il sistema, il drop rate. Insomma, ritoccano un po' su, un po' giù. Santino Manto, ho iniziato la Batmobile, l'ho presa in edicola, quella della serie vecchia, l'ho vista su De Agostini. Stasera che fai? La macena insieme, Manz. Insieme, Amir. Che c'entra adesso la Batmobile, Santino Manto? Stai dicendo, hai detto due cose completamente senza senso. Dammi un po' di contesto, Santino Manto. Innanzitutto, buonasera. Larger update e iniziative. Non sono garantite tutte le stagioni, saranno introdotte quando saranno pronte. Le resistenze e la matematica legata ai numeri sarà ripensata, diversa dalla Season 2. Ci sarà del supporto con dei contenuti simili al mattatoio di Zier. Vi prego no, perché ha fatto cagare. Per quanto riguarda la patch di metà stagione, a metà stagione riportano indietro i ring malevoli, ma a inizio stagione no, però solo a metà, perché sennò poi sono troppo sgravati. Potranno essere reintrodotti alcuni leggendari e unici, uno per classe. Queste possono tornare da tutti i design delle stagioni, non semplicemente della stagione immediatamente precedente. Ok. È uscita ora. Cosa è uscita ora? Then we don't want to be limited to trying to shoehorn it in. We may just bring back, maybe a lot of Malignant Hearts or a lot of Blood Seals. Cosa è uscita ora? Really got attached to. We don't want to be limited to we can only bring back 4 or 5 things, and then we can never bring more. So we're just gonna kind of look like what happened in the past and people liked, and then bring some of those things back. And then the balance updates, we also want to do this in the mid-season patch. The upgrade sul bilanciamento. Smaller compared to the beginning of the season. Saranno più piccole rispetto all'inizio delle precedenti stagioni. Drop rate, alcuni buff, alcuni bug fixing. And then we will be doing bug fixes, and these will be both buffs and nerfs, and we'll go into a little more detail of that in a minute. Niente, raga. And then we're really going to try and hit this goal. No promises. These are famous last words for me, but we want to try and do few to no nerfs that really aren't bugs. Robetta, chiudete sta conferenza e basta, We know that unlike the beginning of a season, basta. Players spent a lot of time farming for these things, and we don't want you to be scared of making powerful stuff and then knowing that we're going to take it away if it's too strong, right? And we want to have a sense of permanence when you start a season, that you can try and target something that's cool and then finish it. But sometimes we need to if something's way too far out of control, particularly now that we have the Gauntlet coming in. And our plan is to really broadcast the nerfs, whether they're design or bug fixes, before the mid-season update, so that you have an idea of what's coming, so that you can adjust your builds and play accordingly. So now let's give a couple examples here of if these things that existed in season 3. Raga, mi sembrano quella specie dei PowerPoint super noiosi che ci stanno alle riunioni con i clienti, sinceramente. Io sinceramente non ne faccio più a vedere sta roba. Always being applied, right? Basically overpower builds, we're just getting 30% more multiplicative damage for free. It was a bug, not intended at all. Non ne faccio più, il PowerPoint con il cliente, sembra. If this happened in season 3, you could expect that in the mid-season patch we would bug fix this, and that would be a nerf to that build. On the other hand, a little bit more complicated one. So if you remember Ossified Essence, you Necromancer players, this was your key passive, and it was really, really, really good. It basically says that your bone skills deal more damage based on each point of essence you have above 50. The gameplay here that we had intended was, you try and increase your mass essence, which is a fun little itemization game that you have. Comprare la Batmobile, no, voglio un Drakkar, non voglio la Batmobile. So you care about resource regen. Santino Manto, costruiscimi una Drakkar, per favore. What we didn't anticipate, no, though, was that players would get as much max essence as they were able to, or that they were able to keep it as high as they were able to. And those were really just oversights on our part. So then in Season 2, we nerfed this by 50%, a whopping 50%,
And I still think Quando this c'è is la probably one of the conferenza strongest Microsoft, passes che in the forse game. mi sa che è That's how good it leggermente was. più It's really good. divertente. But you know, A it che ora still c'è la keeps all the conferenza gameplay that it had Microsoft? before. So what if this existed in season 3? Well, here this Non era would kind of stasera, be alle more of a 8, alle question 8 e mark for mezza, us. quando era? We may fix it in the mid-season patch. We would Lo definitely vado a fix it at vedere the start subito. of next season. But technically, this isn't a bug. It's just something that is just really strong that we kind of had an oversight about. Here Alle we would be 21. looking at community feedback. How badly is Developer it working in Direct. meta? Are other builds in Necromancer really not able to function Ore at all because 21. this is so much better? Perfetto. We'd be looking at more things like that are qualitative types of feedback, and then make a judgment call there. And in these cases, this is where it gets really noodly. Sometimes we may be wrong, but we're going to really try and lean on the side of not changing unless we really feel like it's needed to keep the game healthy. So again, kind of a recap, a TLDR. First, our strategy here with players is to communicate early and communicate often. We want to let you know, particularly when it comes to nerfs, what's coming and really what we're thinking. And then again, at the start of the season, you can expect some new content in the form of legendaries and uniques. We'll also be getting some more in-depth balance updates, including design updates to things that we feel we could do better at. Lots of buffs, few nerfs, but bug fixes that are both buffs Non si and nerfs sentono to gli keep it in a alert, healthy fa bene, state. mi dispiace. And then in the mid-season patch, you get new content in the form of previous fan favorites from other seasons. And then we will be doing a Non si balance patch. sentono. It'll be a bit smaller. It'll be mostly buffs, and then bug fixes that are both buffs Fatemi and fare una nerfs. cosa, va. And hopefully few to no Faccio subito. design nerfs. Che senza alert what è we're gonna veramente try and commit brutta. to. Facciamo. And so again, the reason why we're doing this is we really want you to know kind of where we're thinking, and we want to try and commit to concrete things when we can. And Allora this is something that we feel prendo we can commit to questo, as far as questo e what we bring, quest'altro. to No, Diablo IV going forward. Again, last questo e thing questo. is that we are open to feedback on this. This isn't set in stone that forevermore we'll be only doing 2 updates per season when it comes to Questo. balance. We're trying to find that right amount of time where you feel like you can experiment and have fun, but the same thing is Che si confirmed dovrebbero forever. sentire adesso. So, please give us your feedback. Let us know what you think. Provate. This is how we're going to start, and then we're going to go from here. So thank you. Awesome. Thank you Thank so much, you. Adam, for going over all the balance changes coming for season 3, along with the roadmap, which is really important. And so that's a big thing that we will Si è make sure sentito. we do is obviously communicate often, communicate early, specifically about all the balance changes that may occur with the start of a season, and of course with that mid-season patch. And just for like better understanding within the community, if you follow version numbers of our updates, because we usually do client patches with big patches, usually mid-season patches Big land patches, sì. around the 0.3 variant of a patch, if you want to go specifically in that. We do have a lot of other quality of life items that are also coming within Season 3 that we do want to get into before we jump into Q&A. And we did want to tackle some of these because these are really big and these are based off of players and what they're telling Aggiunte us. alle And of qualità course, della vita, questo è things and improvements interessante that we've already però. talked about beforehand that are now actually coming into Diablo 4. One big thing that I know Praticamente that ci we saranno le mentioned, maree in one of our prior streams with, infernali Campfire Chat, Mr. sempre su. Joe Shelley, our game director, actually brought up, which was Helltides. A parte 5 minuti per resettarle. Something we learned Questa è within tanta Season roba. 2 and Season Blood is Praticamente everyone maree really enjoys infernali Blood. perenni. It's always up. Helltides, though, were kind of timed in specific moments. Che darà più opportunità per fare ceneri e insomma raccogliere loot eccezionale che ti rimane sempre lì, che non potrai mai scambiare. There is a 5-minute break to kind of reset the zone and stuff, but every hour you will be Leggendari dico able to jump ovviamente, into e non gli unici. Helltide, which is great. So it's more opportunities to earn cinders, and of course more opportunities to earn and obtain loot, or even like things like living steel. The other thing is, and this is a controversial topic because I don't know how people actually pronounce this, but I've always called it WASD. Other people call it WASDA. Some people call it WASD. We need a poll up. I almost want to put a poll up within Twitch chat. Maybe you guys can chime in here and let me know what you prefer calling it. I'm going to call it WASD, but WASD controls are coming to Diablo 4. This is actually something we talked about way back at the launch of the game. We heard a lot of players asking specifically for additional control options for them, and this is a great feature that... Vabbè, le maree stanno sempre su e chi gioca da tastiera avrà più controlli.
Ma che vuol dire? Sì, si giocherà meglio con la tastiera, ma fatti un cazzo di joypad, no? Guardo solo che sto al lavoro, sono sordo. Ok, ciao Metal God. Ciao. Sei ovviamente God Hunter. Giusto? Mi sa di sì, sei tu. La roba da sentirsi male. È tornato da Nimura, sì. Dove è andato a finire? Non c'è più? Ah, c'è. Vabbè. Dopo c'è la Q&A e ce la risparmiamo alla grande, direi. Chiudiamo questo disastro, ok? Non so se siete d'accordo. Qui è Jack Barton del Port Chop Express che parla a chiunque sia in ascolto. E non si riesce a capire un cazzo! Ci saranno nuovi modi per respeccare nello skill tree. Ci saranno degli update per tradare meglio il gold attraverso l'interfaccia grafica. Questo sembra proprio come... cioè... non lo so. Come qualcuno che ti vuole vendere un qualcosa ma non ha niente di valore. A parte che non stanno vendendo niente, però... Adesso traderemo meglio i soldi tra di noi. L'avete fatto male all'inizio, adesso state recuperando alla season 3. Ci saranno lo scaling degli item. Scaleranno meglio gli item in World Tier 4. Ok. Vedremo. Quante volte accadrà una cosa del genere. Va bene lo stesso! Si troveranno più item di livello 925 rispetto a prima, che anche se facevi Nightmare Dungeon di livello 65 non riuscivi comunque a trovarli. Quasi mai. Trovavi 905, 910, ma 1/2 ogni 2 dungeon. Ma non è mai stato un problema il farming. Il farming deve esistere. E non deve essere toccato. Il farming fa bene. Hai tempo per farlo, farma. Target farming? Sì, ma con delle riserve. Lo stai facendo perché la gente si è rotta i coglioni di giocare a Diablo, vuole la roba prima. Se no non ti ci fa il livello 100. Dammi drop facili. Drop cioè targetizing drop. Mi targetti i drop, anche se non me lo droppa per 10 giorni, continuo perché so che quello me lo dropperà. Quindi mezzo e mezzo. Ricordo a tutti quanti nel mondo che io ho droppato 2 Shaco uno appresso all'altro. Penso sia qualcosa come un record mondiale. Non ci ho ancora fatto il video, calcola. Per quanto non me ne possa fregare di meno. Erano presenti Poison Girl e Fabietto San. C'è una nuova mount da riscattare, totalmente diversa da tutte quelle che abbiamo visto adesso.
Ma non è triste questa cosa, potevate non presentarlo. Potevate non presentarlo, raga, ma ve lo devo dire io. Porca mignotta. Lei sulla sinistra è stanca, si è appena sistemati i capelli con il gesto, col gesto del volto. Non ce la fa più. Non ce la fa più. So that is coming, and there'll be a blog later today about that specific Twitch supporter streamer program that's going to be. Ci dovrei stare io lì in mezzo, al posto di Daniel Tanguay. I believe it's actually going to be running for quite a while, like a month or so. So players will be able to kind of take part in that. Daniel Tanguay. Now our favorite part, which is Ora la nostra parte preferita, question and answers. No, grazie. No, grazie. Stanno a casa di Manganiello? No, non penso stanno a casa di Manganiello. No. È tipo 100 volte meglio di sto angoletto di uno studio. Questa, te lo dico io com'è. Un pezzetto di cartongesso. Sono 2 pareti. Così. AL. L'hanno messo dietro. Ci hanno piazzato 2 LED sotto. 20 euro. E un po' di statuine dietro che si reggono su uno scaffale. Ecco fatto. Ecco fatto lo stage. Potrei fare anch'io qua dietro casa mia. Potrei fare benissimo. Il gatto vuole compenetrare il divano. Lui continua a fare blink con gli occhi. Non è un buon segno. Ragazzi, 19:24 è stato stupendo. Direi che è stato stupendo. Noi penso che ci vediamo stasera alle 21 per vederci il developer update della Microsoft. E niente. Atalantar, viandanti oscuri di queste terre selvagge. Abbiamo già detto tutto su questo update della Season 3, il developer update del gennaio 2024. Sono le 7:30, io devo fare delle cose. Mi sembra di aver perso 1 ora e mezza inutilmente, però è stato utile per vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio che si è cacato sotto. A stasera.